direttore d'orchestra ha davanti 100 persone, è un popolo. Devi coinvolgere 100 menti diverse e le devi coinvolgere e convogliare verso la tua idea interpretativa per raggiungere quell'armonia che è il bene comune. E questo è il senso anche della società. Chi capisce bene come funziona un'orchestra, capisce bene come deve muoversi una società. Più l'amalgama è alta, più il talento cresce. Io allenavo il Milan, c'erano tanti giocatori bravi, ma nessuno di loro era mai stato eletto nei primi 10 di France Football. Con persone intelligenti, quando tu lanci un'idea, te la danno ampliata e corretta. Era un ping pong che non potresti fare se le persone non sono così motivate. Crescerai di più quando sei tu il dominus della situazione o quando il dominus sono gli altri. L'autostima. E quindi cercavamo di giocare un calcio diverso. Una vittoria per noi senza merito non era una vittoria. Io mi sono ritirato nel momento in cui non ero più disposto a dare la vita al calcio. Ma per 27 anni ho dato sacrificando anche la mia famiglia, sacrificando anche le mie passioni. Io ero un appassionato di cinematografia, non ho quasi più visto un film, perché mi sembrava di rubare tempo a chi aveva fiducia in me. E uno dice, sono esagerazioni. Beh, senza esagerare non si fa mai nulla di importante. C'è invece una similitudine a proposito del gol. Da noi il gol non esiste, però nella testa di molti cantanti esiste, corrisponde all'acuto. Tant'è vero che un famosissimo tenore, una volta proprio a Firenze, mi disse, maestro, me lo fa fare il gol, voglio fare il gol. E io dissi, io veramente il calcio non capisco molto, no, ma io mi riferisco al do acuto alla fine della cosa, quella veramente per il pubblico è il gol. Dopo l'ultima recita e dopo l'ultimo diniego da parte mia di fare questo acuto, lui venne a salutarmi e dice, maestro, lei non mi ha permesso il gol. Poi se n'è andato e se n'è uscito nel corridoio andandosene via. In quel momento lui, per farmi un dispetto, ha sparato il famoso gol nel corridoio. E grande San Gennaro, protettore dei napoletani, l'ha steccato. Ha sbagliato il rigore, ha sbagliato il rigore. Ha sbagliato il rigore. Senza la bellezza, senza le emozioni, senza lo spettacolo, senza il divertimento, ma che non era una vittoria. E quando tu hai una cultura più ampia, è evidente che poi hai soluzioni anche più ampie. I piedi li puoi accomodare, la testa che fai fatica. I piedi si accomodano. No, non è vero. Una volta mi portarono a fare una partita, molti anni fa, mi trovai, non so per quale motivo, forse sicuramente lo fecero per pietà, fecero largo tutti, non trovai nessuno, nessuno davanti a me. C'era il portiere che stava dicendo, oddio arriva, sono arrivato a 2 metri dalla porta, ero sicuro, e già sentivo l'urlo osannante della folla. Sono arrivato là, stavo così, e c'è la palla lì, ho dato un calcio di una violenza, la palla è rimasta a terra e io ho fatto un giro intorno alla palla così. Mentre uscivo, ragazzi, ho avuto il trionfo del pubblico. Il pubblico mi ha tributato un applauso incredibile per dire, finalmente si toglie dai... La similitudine la basiamo sul calcio e il contrappunto su cui è basata la musica. Certo. Contrappunto viene dal latino punctum contra punctum, che è quello su cui è basato il gioco del calcio. Solamente che nel contrappunto le varie linee non devono scontrarsi, ma incontrarsi in modo di arrivare all'armonia e quindi al bene comune. E così, per dare
giusto credito a quello che ha detto Arrigo, è la stessa cosa. Ogni giocatore è un punctum che deve lavorare incontrando e non scontrandosi con l'altro punctum, in modo da arrivare alla conclusione finale che è la vittoria del tutto e non del singolo. Quando ero più piccolo ero anch'io furbetto e allora mi piaceva, avrei sognato di essere un grande corridore, un grande giocatore, un allenatore, ma dicevo un direttore d'orchestra, perché nella mia semplicità e anche ignoranza pensavo che il direttore d'orchestra muovesse solo questa bacchetta e invece non è così, perché il direttore d'orchestra per muovere questa bacchetta deve essere il più bravo di tutti quelli che suonano. Sì, anche se il mio maestro, l'ho detto altre volte in questa sala, il grande Antonino Votto, diceva sempre quando noi avevamo un problema tecnico da superare, diceva non è un problema, tu vai davanti all'orchestra, fai così, qualcosa succederà.